Vuoi imparare come realizzare un facilissimo punto all'uncinetto reversibile con un leggero effetto a rilievo, adatto per tantissime lavorazioni ed eseguibile con qualsiasi tipologia di filato? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto, il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. Nel video di oggi ti insegno a lavorare passo passo il punto nodi. È una lavorazione all'uncinetto estremamente semplice, ma con delle caratteristiche super particolari. Vediamolo insieme da vicino. Il punto nodi è reversibile. Che cosa vuol dire? Che abbiamo la stessa texture su entrambi i lati del nostro pannello ed è un punto con un leggerissimo effetto a rilievo. Perfetto anche per i super principianti dell'uncinetto, poiché per realizzarlo andiamo ad utilizzare solamente la catenella e la maglia bassa, resa in un modo un po' particolare. Infatti, molti definiscono il punto nodi una variante della maglia bassa o ancora più in particolare come una variante super semplificata del punto stella. Capirai che cosa intendo quando durante l'esecuzione del tutorial vedrai come andremo a lavorare le maglie basse in un modo molto particolare per formare appunto i nostri nodini. Per cosa si può utilizzare il punto nodi? Essendo reversibile è perfetto ad esempio per copertine, per sciarpe, per stole. È perfetto anche per tutti quei progetti a pannello che andiamo a realizzare come capi di abbigliamento, ad esempio per un cardigan, per una maglia, per un maglione. Tutto sta al nostro gusto e alla nostra fantasia. Per realizzarlo ci servirà un numero di catenelle di base multiplo di 3 più 1. Per qualunque progetto decidiamo di realizzare, dobbiamo ovviamente sapere il numero di catenelle con le quali avviare il nostro pannello o il nostro progetto. L'unico modo certo per sapere quante catenelle avviare utilizzando il punto nodi è fare un piccolo campione. Per crearne uno non dovrai far altro che ripetere i passaggi che ti mostrerò proprio all'interno di questo video e una volta realizzato il campione fare le dovute proporzioni. Se vuoi saperne qualcosa di più sul campione, le proporzioni e tutto quello che riguarda il mondo dell'uncinetto, puoi fare una scorpacciata di informazioni e approfondimenti all'interno dei miei corsi di uncinetto online. Li trovi nel box informazioni subito sotto il video. Se vuoi poi qualche informazione in più, non devi far altro che scrivermi un commento proprio qui sotto. Spero questo punto sarà di tuo gradimento, se è così mi raccomando fammelo sapere lasciando un bel pollice in su e sempre con un commento proprio qui sotto il video, perché la tua opinione per me è veramente super importante. Se sei poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li troverai sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento in una playlist dedicata, chiamata proprio Punti all'uncinetto. Non ci resta quindi che prendere in mano il nostro filato, il nostro uncinetto e cominciare. Potrai replicare questo punto con qualsiasi tipologia di filato. Io, ad esempio, per realizzare il campione vado ad utilizzare una 100% lana vergine merino, ma puoi ad esempio replicarlo con un cotone, con un filato per borse. E mi raccomando, ricorda sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegli di utilizzare per il tuo progetto. Per eseguire questo punto dobbiamo avviare un numero di catenelle di base multiplo di 3 più 1. Nel mio caso ho avviato 21 catenelle, che è un perfetto multiplo di 3, vado ad aggiungere una catenella in più per completare il mio multiplo. Avrò quindi nel mio caso un totale di 22 catenelle. Completate le catenelle del multiplo, ne vado ad aggiungere una in più. In questo caso è una catenella di supporto che non deve essere conteggiata come punto. Torno ora indietro alla penultima catenella lavorata
la più 1 del mio multiplo, nel mio caso la catenella 22. Entro all'interno, prendo il filo, ho 2 asole sull'uncinetto e lavoro un punto basso. Questo punto basso è il primo punto effettivo del mio giro e lo vado a segnare con un marcatore. Perché faccio questo? Perché in questo modo, al termine del giro successivo, il marcatore segnerà già l'ultimo punto nel quale dovrò lavorare. È quindi un marcatore che io posiziono per agevolarmi nel prossimo giro. Con l'uncinetto dobbiamo ora entrare all'interno di diversi punti contemporaneamente. In particolare dobbiamo rientrare proprio qui, nella catenella dove abbiamo appena lavorato il punto basso. Quindi rientro nella stessa catenella, prendo il filo, lo porto attraverso e ho 2 asole sul mio uncinetto. Entro nella catenella successiva. In questo modo prendo il filo, lo porto attraverso e ho 3 asole sul mio uncinetto. Entro anche nella catenella successiva. In questo modo prendo il filo e lo porto attraverso. Ho così un totale di 4 asole. Carico il filo sull'uncinetto e chiudo tutte le mie asole insieme contemporaneamente. In questo modo. Realizzo poi una catenella per bloccare il mio punto e ho creato così il mio primo nodo. Abbiamo lavorato una maglia bassa. Con l'uncinetto siamo poi rientrati nella stessa catenella di base e abbiamo portato fuori il filo. Siamo poi entrati nella catenella successiva, portando nuovamente fuori il filo e stesso passaggio abbiamo eseguito nella catenella seguente, fino ad avere sul nostro uncinetto un totale di 4 asole. Caricato il filo, le abbiamo chiuse insieme contemporaneamente e abbiamo poi realizzato una catenella per bloccare il nostro punto, ottenendo questo risultato. Come procedere? Dobbiamo lavorare i nostri nodi ottenendo sempre 4 asole sul nostro uncinetto. In questo momento ne abbiamo una. Dobbiamo quindi entrare all'interno delle prossime catenelle fino ad ottenere 4 asole. In particolare dobbiamo ora rientrare nell'ultimo punto, questo qui, dove per eseguire il punto precedente abbiamo preso l'ultima asola. Quindi da questa posizione rientro in questo punto, nell'ultima catenella dove ho preso la quarta asola del punto precedente ed entro poi nelle 2 catenelle successive, una e 2, ottenendo così 4 asole sul mio uncinetto. Carico il filo e chiudo tutte queste asole insieme contemporaneamente. Realizzo poi una catenella e blocco il tutto. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Rivediamo questa sequenza ancora una volta. In questa catenella abbiamo preso il filo per ottenere la quarta asola del nodo precedente. Quindi rientriamo nella stessa catenella e portiamo fuori il filo. Entriamo nella catenella seguente e portiamo fuori il filo. Ancora una volta nella catenella successiva. Otteniamo 4 asole, carichiamo, le chiudiamo tutte insieme. Realizziamo poi una catenella e abbiamo completato il nostro nodo. Cercate di realizzare questo giro molto morbido perché si tratta di un punto che tende un pochettino a stringere. Se lavorando vi rendete conto che il tutto risulta troppo stretto,
vi consiglio di sfilare e aumentare il numero di uncinetto. Io ad esempio in questo caso sto utilizzando un 4,5. Se dovessi aumentare utilizzerei un uncinetto numero 5. Dopodiché si prosegue in questo modo, ripetendo la nostra sequenza di 4 asole fino al termine del nostro giro. Al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, avremo un'ultima sequenza di punti da lavorare e un'ultima catenella che rimarrà libera. Vediamolo insieme. Lavoriamo la nostra ultima sequenza di punti ottenendo le 4 asole sul nostro uncinetto. Chiudiamo e lavoriamo la nostra catenella. E ci resta infatti un'ultima catenella libera, questa qui. Su questa catenella andiamo a chiudere il nostro giro lavorando semplicemente un punto basso. Abbiamo quindi una simmetria tra la fine e l'inizio del nostro giro. Infatti il giro è iniziato e terminato con un punto basso. Questo sarà il risultato al termine del nostro primo giro. Cominciamo il successivo realizzando una catenella di supporto e voltando il lavoro. Questa catenella è di supporto poiché non va a sostituire alcun punto, ci serve semplicemente per rendere più morbido il nostro pannello quando voltiamo il giro. In questo secondo giro e in tutti i giri successivi non dobbiamo far altro che ripetere i passaggi eseguiti nel giro precedente. Andiamo quindi sul primo punto disponibile, questo qui, che corrisponde alla maglia bassa con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Entriamo sulla maglia bassa e lavoriamo un punto basso. Il lavorare una maglia bassa sopra maglia bassa all'inizio e al termine del giro andrà a formare un piccolo bordo laterale. Questo bordo può esserci utile ad esempio se in futuro dobbiamo bordare, realizzare un giro di perimetro di tutto il nostro pannello. Realizzata la maglia bassa, rientriamo nello stesso punto di base, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo 2 asole sull'uncinetto, dobbiamo ottenerne 4. Il prossimo punto nel quale andiamo ad entrare è questo qui, una catenella. Vi entriamo esattamente al centro, prendiamo il filo, lo portiamo fuori ed entriamo anche nel punto seguente, portando fuori il nostro filo. Ed ecco le 4 asole. Carichiamo, le chiudiamo tutte insieme contemporaneamente e realizziamo una catenella. Ogni volta che andiamo a chiudere le nostre 4 asole dobbiamo sempre ricordare la catenella, altrimenti non avremo i punti necessari per eseguire il giro successivo. Dobbiamo ora rientrare qui, nell'ultimo punto, dove con l'uncinetto abbiamo preso la nostra quarta asola. Quindi rientriamo qui, prendiamo il filo, entriamo nella catenella, prendiamo il filo, entriamo nel punto successivo, 4 asole, chiudiamo, catenella. Proseguiamo ripetendo questi step con le nostre 4 asole fino ad arrivare al termine del nostro giro. Eccoci al termine del giro. Lavoriamo un'ultima sequenza. Ed ecco qui entrare in gioco il nostro marcatore. Se non siamo particolarmente esperti, ci sembrerà, una volta eseguita l'ultima sequenza, di aver completato il nostro giro. Sappiamo invece che il marcatore indica l'ultima maglia nella quale dobbiamo lavorare e sappiamo inoltre che il nostro giro
deve concludersi con una maglia bassa lavorata sopra una maglia bassa. Quindi rimuovo temporaneamente il marcatore, entro nel punto che avevo segnato e vi lavoro una maglia bassa. E adesso il mio giro è ufficialmente completato e questo sarà il risultato. Abbiamo cominciato sempre il giro con una maglia bassa e l'abbiamo completato con una maglia bassa. Questa è una delle costanti di questo punto. Abbiamo poi altre costanti, ad esempio ogni nodo è formato da 4 asole chiuse insieme e dopo queste 4 asole dobbiamo sempre lavorare una catenella, così da avere sempre lo stesso numero di punti al termine di ogni giro. Non ci sono aumenti o diminuzioni. Al termine del giro, prima di cominciare il successivo, realizziamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa sul primo punto disponibile, così da ottenere maglia bassa sopra maglia bassa. Dopodiché ricominciamo con la nostra sequenza di punti. Il nostro giro si concluderà sempre con una maglia bassa sopra la maglia bassa eseguita nel giro precedente. Proseguiamo quindi in questo modo, giro dopo giro, sequenza dopo sequenza, finché il nostro pannello non avrà raggiunto la misura desiderata, cioè finché non andiamo ad ottenere un risultato come questo. Siamo così arrivati al termine del nostro tutorial. Abbiamo imparato a realizzare insieme passo passo il punto nodi, che possiamo utilizzare veramente per tantissimi progetti diversi, grazie alle sue caratteristiche. Un punto reversibile ci consente di utilizzarlo per copertine, sciarpe, stole, pannelli per borse, per maglioni, cardigan, magliette, insomma tutto quello che suscita la nostra fantasia. E tu per cosa andresti ad utilizzare questo punto? Fammelo sapere con un commento e se hai trovato le mie spiegazioni chiare e comprensibili, mi raccomando, fammelo sapere sempre con un commento. Ti ricordo che la tua opinione per me è importante, mi consente di migliorare sempre di più la qualità e la precisione dei miei tutorial e se hai piacere di seguirmi qui sul mio canale, mi raccomando, clicca sul pulsante iscriviti che troverai proprio qui sotto. Se sei poi alla ricerca di altri punti all'uncinetto particolari, li troverai in una playlist dedicata sempre qui sul mio canale. E se vuoi imparare a uncinettare e sferruzzare passo passo, troverai i miei corsi online su una piattaforma che si chiama Sara Poiese Academy. Vuoi saperne di più? Cerca il link nel box informazioni qui sotto. E se hai altre domande, mi raccomando, scrivimi qui su YouTube oppure su tutti i miei altri profili social. Perciò con questo nuovo punto ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e non vedo l'ora di rivederti in una mia prossima pubblicazione, sempre qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.